L'Europa sta vivendo un importante influsso di migranti. Solo in Italia 155.000 nel 2015, 180.000 nel 2016 e quasi altrettanti nel 2017. La mobilità è una caratteristica universale dell'uomo, è un diritto. Ci sono molti motivi che spingono le persone a spostarsi. Alcuni sono negativi, come la guerra, la povertà, le persecuzioni, i disastri ambientali e la discriminazione. E altri positivi, come la pace, il bisogno di maggior sicurezza, il desiderio di conoscere e la volontà di ricercare nuove opportunità. Queste ragioni si mischiano e si sovrappongono in un sistema complesso che troppo spesso si tende a semplificare, attribuendo alla povertà e al sottosviluppo la principale causa di immigrazione e limitandoci a pensare che con l'aumento dello sviluppo diminuisca l'immigrazione. Ma la relazione tra emigrazione e sviluppo è molto più complessa. La logica dello sviluppo come freno all'immigrazione ha molto presa nell'opinione pubblica e la politica la sfrutta come arma di propaganda. L'Europa ha stanziato ingenti fondi destinati ai paesi africani più instabili, origine e transito di migliaia di migranti. Queste strategie però non hanno contribuito a fermare l'immigrazione e hanno come unica conseguenza l'attuazione di politiche di contrasto all'immigrazione illegale. E senza rendercene conto ci troviamo ad avere pensieri distorti che, inquinati dagli eventi, ci dicono una cosa, ma sembrano intendere l'esatto contrario. C'è una frase che siamo così abituati a sentire da non renderci più nemmeno conto di quanto sia pericolosa. Aiutiamoli a casa loro. Questi slogan non sono altro che muri di paura e nascono da presupposti errati che popolano l'immaginario collettivo. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Sono sempre i più poveri ad emigrare. Molti studi dimostrano che non sono i più poveri tra i poveri ad emigrare a livello internazionale, perché queste persone non hanno i mezzi per farlo. La maggioranza dei migranti nel mondo, infatti, non proviene da paesi meno sviluppati. Nell'Unione Europea, meno dell'8% dei migranti extracomunitari proviene dall'Africa subsahariana o dal sud-est asiatico. Non sono quindi sempre i più poveri ad emigrare. Secondo falso mito, la crescita economica ferma l'immigrazione. Tutte le agenzie internazionali sono concordi nel dire che fino ad una certa soglia di reddito le migrazioni non diminuiscono, ma aumentano. Gli esempi lampanti sono i 3 principali paesi esportatori di migranti: Cina, Messico e Filippine, tutti con una forte crescita economica. La crescita economica genera emigrazione nel breve e medio periodo. Terzo luogo comune. Si migra sempre dai paesi poveri verso i paesi ricchi. Nel Medio Oriente la crisi siriana ha causato la fuga di 6 milioni di rifugiati in 5 anni di guerra. Dove sono? Solamente il 15% si trovano in Europa, quasi la metà sono in Turchia, 1,5 milioni in Libano e 800.000 in Giordania. Stessa cosa per i migranti africani. 20 anni di guerra in Somalia hanno generato oltre 3 milioni di sfollati interni e tantissimi rifugiati che per la stragrande maggioranza si trovano nei paesi limitrofi, in Etiopia, nello Yemen, in Kenya, dove è ospitato il campo profughi di Dadaab, il più grande al mondo. La maggior parte delle migrazioni quindi avviene tra paesi cosiddetti poveri. Ora che abbiamo sfatato qualche mito, qualcuno di voi potrebbe chiedermi: ma quindi come si fermano le migrazioni? La risposta è molto semplice. Le migrazioni non si possono e non si devono fermare. Sono un fattore di sviluppo e di co-sviluppo, sia per i paesi di partenza, sia per i paesi di approdo. Nel 2016 i migranti hanno mandato nei paesi di origine circa 500 miliardi di dollari, ben superiori ai 142 miliardi stanziati dai governi
come aiuto pubblico allo sviluppo. Solo dall'Italia queste rimesse hanno superato i 5 miliardi di euro. Nello stesso tempo i circa 5 milioni di stranieri residenti hanno versato circa 7 miliardi di IRPEF netta, pagando oltre 600.000 pensioni. La migrazione migliora il trasferimento di competenze, tecnologia e persino dei valori democratici. Gestire il fenomeno migratorio, aprendo canali regolari, legali, sicuri, è l'unica strada possibile per coniugare migrazione e sviluppo come un processo positivo. Le parole sono importanti, sono il ponte tra i nostri pensieri e la realtà. Se vogliamo davvero crescere come popolo civile, dovremmo sentirci liberi di partire, liberi di restare.